Ecco qui. Sono innamorato folle delle verdure piene. Questa è fantastica. Carini, perché c'è un po' tutti i colori, il verde, il rosso, il giallo, qui c'è anche un po' di arancione, colori misti. Sono fantastici per essere ripieni, sono quei peperoncini un po' più piccolini che si trovano abbastanza spesso nei supermercati, nei mercati, eccetera, eccetera. Per me questi, come dimensione, sono perfetti per essere ripieni e io le vado a fare ripieni. Ma non parto da pulire i peperoni, ma parto da preparare la farcia. È una farcia mista, metterò carne e riso insieme. Quindi, prima cosa che faccio, intanto è il riso. Allora, prima cosa che faccio è il riso e parto dalla cipolla. Vado a prendere la cipolla e la trito abbastanza finemente. Olio, accendo il fuoco e metto a rosolare la cipolla. Ora la cipolla va fatta rosolare molto bene, non va fatta bruciare, quindi il fuoco deve essere medio-basso e va fatta rosolare molto bene. Una volta che è rosolata molto bene si aggiunge il riso, ma prima dobbiamo far rosolare bene la cipolla. Ecco qua, la cipolla è bella morbida, è perfetta, ora ci si mette il riso. Non è un risotto, quindi ora si sta semplicemente dando una sorta di precottura al riso, così si ammorbidisce e poi rimane perfetto. Come il riso, vedete che il riso piccolino piccolino piccolino, è il riso originario questo qui. Però usate il riso che volete, potete mettere anche il basmati se volete. Poi ci verso sopra un po' di brodo vegetale, bollente. Vedete, non ne ho messo una grandissima quantità, quindi proprio a pelo raso rispetto col rapporto con il riso. Ora faccio semplicemente assorbire questo brodo e poi spengo, quindi, e così si raffredda anche un po'. E quindi il riso è a posto. Abbasso anche il fuoco. Pane. E lo metto a bagno con un pochino di acqua. Ok. Il riso ha assorbito tutto il brodo e ora posso anche tranquillamente spengere il fuoco, così piano piano si raffredda. Gli ingredienti del ripieno: carne macinata, questa è carne macinata di manzo e io aggiungerò delle salsicce. Potete utilizzare tranquillamente anche il macinato misto, in quel caso la salsiccia si può anche evitare, anche se è molto saporita la salsiccia. Aggiungo le salsicce, parmigiano, opla, 2 uova, un po' di prezzemolo tritato, levo i gambi che sono un pochino più duri, aggiungo il pane, lo strizzo bene, Emmental, formaggio, insomma se scegliete voi, potete mettere anche un buon pecorino, va benissimo uguale.
e si taglia a cubetti. E anche questi li aggiungo al resto degli ingredienti. Sale e pepe. Aggiungo il riso. Il riso lo devo far freddare un pochino di più, è ancora calduccio, però ora trasferisco tutto in una ciotola più grande perché sennò così è impossibile impastare. Una volta che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati, si passa a preparare i peperoni. E intanto mi lavo le mani. Si va a togliere la calotta e poi con delicatezza si vanno a togliere anche tutta la parte semosa e la parte filamentosa che c'è all'interno. Esattamente per ottenere questo effetto. Poi se volete fare proprio un lavoro di precisione, ne levate ancora di più perché così rimangono un pochino più digeribili i peperoni. E ora piano piano le faccio tutti. Allora intanto vado a ricollocare i peperoni, ora li metto così in modo sparso nella teglia perché l'importante è che stiano tutti insieme e in piedi. Prima c'ero riuscito, questo veramente è come una sorta di combinazione, ecco così, sì, più o meno. Allora, i cappelli si possono ovviamente utilizzare per mettere sopra, però così non si gratina bene la... non si gratina? Si gratina? Boh. Vabbè, la carne non viene ben gratinata, quindi preferisco non metterli, però utilizzerò tutta questa parte perché è un peccato e la metto sotto, così farà anche un bel sughettino e ci saranno anche dei peperoni di contorno ai peperoni. E vado a tagliarle, vado a toglierle. I peperoni sono pronti, però è il momento di riempire i peperoni. Un pochino di sale sul fondo, anche un gocciolino di olio. Non ne serve tantissimo, ma un gocciolino. E ora si vanno a riempire. Allora io le sto quasi riempiendo fino all'orlo. In realtà, essendoci il riso che si deve gonfiare, è un po' tutto, sarebbe meglio metterne un po' meno, però mi dispiace poi che avanza il ripieno, quindi ne aggiungo un pochino. Se va fuori, pace. Ma ora le devo togliere perché ho fatto un'imprecisione, non dico errore, imprecisione. Non ho messo un po' d'olio sul fondo e il pomodoro. Pomodoro, un pochino d'olio e un pizzico di sale. Giro e sporco il fondo. Aggiungo i peperoni tagliati. Anche qui do una leggera salatina. Ok? E comincio a riposizionare i peperoni. E sopra ci metto un pochino della salsa di pomodoro. Si va in forno, 200 gradi, forno statico, per diciamo una 25 minuti più o meno, 25-30 minuti. Poi si copre con la carta stagnola, si abbassa un po' la temperatura a 180 gradi e si prosegue per un'altra mezz'oretta. Considerate in totale un'ora, un'ora e 10 di cottura. Ci vediamo dopo. Eccoli qui, veramente belli, freddo infatti tocco, freddo, tiepidini. Una cosa che non vi ho detto, durante la cottura, per mantenere sempre umido, prendete poi ogni tanto aprite il forno, prendete il liquido e passatelo sopra i peperoni. Ovviamente si cuociono meglio e vengono più buoni. Allora, ora qui, il mio vero dubbio è,
Quale di questi qui prenderò? Verde, rosso, giallo, arancione? Oh oh oh, oh oh oh. Rosso. Voglio anche i peperoni. Mamma mia che profumo. E ora si assaggia. Tanto ve lo faccio vedere, lo apro nel mezzo e ve lo faccio vedere. Ecco qui. No, devo dire la verità che è proprio bellino, guardate. Vabbè, un classico peperone ripieno. Ora vi dico anche com'è. Ha l'abitudine di mettere il riso... Ah, vabbè, scusatemi, non ve l'ho detto, è veramente squisito. Ha l'abitudine di mettere il riso nei ripieni delle verdure così. Non credo sia italiana come tradizione, eccetera, eccetera, ma perché l'ho vista soprattutto nei paesi dei Balcani, anche in Medio Oriente, anche in Nord Africa, l'utilizzo proprio del riso nei ripieni, perché in qualche modo fa diminuire anche la carne che si mette, gonfia e soprattutto dà un sapore veramente ottimo. È una cosa che, opla, che vi consiglio di fare perché vale veramente la pena. Sentiamo come sono i peperoni fuori. Davvero buona. Ecco. Tra tutte le verdure che ho fatto ripiene, credo che questa qui sia assolutamente nell'Olimpo, sia tra le prime in assoluto. Il sapore è veramente... Poi è vero che io sono innamorato folle dei peperoni, sono innamorato folle delle verdure ripiene. Questa è fantastica, ma veramente, veramente fantastica. Mi prendo il piatto, me ne vado e dopo prendo anche tutta la casseruola. Alla prossima!